Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale o benvenuti magari per chi dovesse passare per la prima volta sotto questo contenuto, le ultime da Castelvolturno, le probabili formazioni verso Napoli-Atalanta, andiamo a vedere cosa sta succedendo e facciamo il punto della situazione anche per quanto riguarda la squadra di Palladino e il capitolo nazionali che finalmente si chiude, finita l'ultima sosta, quindi ci si rivedrà a marzo per eventuali playoff. Adesso concentriamoci, campionato, inizierà la Coppa Italia, ci sarà anche la Supercoppa e quindi torniamo completamente sul pezzo. Fatemi sapere come sempre la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale se volete, se passate per la prima volta attivando la campanellina così restate aggiornati in maniera cronologica su tutto ciò che succede sul canale stesso e se vi piace questo video un bel like, fa piacere al sottoscritto e diamo come sempre una mano all'algoritmo. Da dove partiamo? Partiamo dal gol dell'anno, perché di gol dell'anno si dovrebbe parlare. La rovesciata di McTominay con la Scozia che poi si qualifica ai mondiali 2026, grandissima prestazione, grandissimo gol, c'era andato vicino anche nella partita precedente Scott con un legno e un tiro, una situazione comunque con una palla che usciva di poco, anche se la prestazione di ieri è sicuramente superiore alla partita precedente e il grandissimo gol conclude, speriamo, svoltando anche mentalmente e portando un po' di aria fresca in casa Napoli con una grandissima rovesciata che è uno spettacolo da vedere e rivedere quel gol. Bene anche la prestazione di Rachmani, molto meno quella di Olivera, scoppola per l'Uruguay, ho visto le pagelle e ovviamente tutta la squadra diciamo non ha performato come si deve, comunque bella scoppola presa e tanti gol che ha dovuto subire l'Uruguay e chiudiamo ovviamente questa situazione nazionale con Højlund che marca il tabellino Scozia-Danimarca, in gol anche Højlund, quindi buone notizie per quanto riguarda i calciatori del Napoli in questo turno di ieri. Le probabili formazioni ovviamente devono anche tener conto di questo, chi rientra per ultimo ovvero Olivera, e quindi andiamo a vedere come ci schieriamo e come andiamo a trovare la pezza, a mettere la pezza giusta per quanto riguarda gli infortuni. Detto questo, Antonio Conte ha perso anche Anghissà che dovrà affrontare un lungo stop e inoltre non recupera Gilmour. Nel 4-3 c'è il solito Milinkovic-Savic in porta, in difesa sono inamovibili Di Lorenzo, Rachmani e Buongiorno, l'ultima maglia è di Gutierrez, visto che Spinazzola è out e Olivera rientra tardi dalla nazionale. L'emergenza a centrocampo verrà fronteggiata arretrando Elmas a mezzala insieme a McTominay e Lobotka in cabina di regia, perciò in attacco sulla fascia sinistra ci sarà spazio per uno tra Neres e Noah Lang, completando il tridente con Politano e Højlund. Allora, con calma, Elmas al posto di Anghissà, centrocampo a 3 e questo terzino che dovrebbe essere Gutierrez, però non diamo per scontato perché ovviamente l'abbiamo già visto che rientri per ultimo dalle nazionali ma comunque vieni schierato il sabato o la domenica in campionato, perché Conte se stai comunque bene recuperato ti schiera al di là che tu sei tornato tardi o prima di qualcun altro. Io però voto, come ho detto già ieri nel video, abbiamo analizzato anche tatticamente con la lavagna ciò che potrebbe essere l'Atalanta di Palladino, e se non l'avete visto andatelo a recuperare, è l'ultimo contenuto ovviamente caricato. Mi tengo Gutierrez sulla fascia sinistra e addirittura proverei, ma già so che non sarà questa la formazione, Lang a sinistra e Neres a destra, visto che Politano ha avuto anche gli sforzi della nazionale, Neres l'hai tenuto a Castelvolturno, quindi perché no partire con questo tridente con Neres a destra finalmente, Lang a sinistra che comunque convocato in nazionale ha avuto solo 15 minuti a disposizione per mettersi un tantino in mostra. Io non riesco a capire perché diciamo vieni convocato e poi in due partite di 90 minuti vieni schierato solo un quarto d'ora, al di là che poi devi valutare le condizioni, l'avversario eccetera eccetera, però mi sembra quasi uno scempio schierare un Noah Lang 15 minuti visto che te lo sei portato in nazionale, ma questo è il mio personale pensiero. Ovviamente Koeman, allenatore dell'Olanda, saprà il fatto suo e sa cosa fare. Le ultime per quanto riguarda la squadra di Palladino,
Raffaele Palladino al debutto è orientato a confermare il 3-4-2-1, ne abbiamo parlato ieri e anche ovviamente in maniera dettagliata dal punto di vista tattico. Tra i pali, carne secchia, al centro del terzetto difensivo Shein, ai lati Kossonu e uno tra Anor e Jim City. Nei quattro di centrocampo si posizionano in mezzo Ederson e Pasalic in Paul Sudderon e sulle corsie Bellanova e Zappacosta. Ricordiamo che a sinistra potrebbe giocare anche Zaleschi, ma danno Zappacosta partente ovviamente per quanto riguarda le ultime di formazione. Sulla tre quarti si candidano a giocare De Ketelar e Lukman, mentre testa a testa tra Scamacca e Kristovic per il ruolo di centravanti. L'Atalanta ha una gran bella squadra per quanto mi riguarda dal punto di vista tecnico e così come abbiamo detto ieri potrebbe anche essere fatta su misura per ciò che vorrebbe Palladino e per l'idea di calcio che Palladino ha fatto vedere già alla Fiorentina, quindi dobbiamo fare molta ma molta attenzione, anche perché nel caso partono Ederson e Pasalic c'è un De Ron che può entrare, c'è uno Zaleschi che può rientrare ovviamente a partite in corso e quindi bisogna fare attenzione sulle corsie esterne e sulla nostra fascia destra dove noi stiamo ancora puntando e continuiamo diciamo a logorare tra virgolette di Lorenzo che non ce la fa più e dovrebbe riposare, con un Politano che poi se prendiamo il secondo tempo fatto con la Norvegia non ne ha più nemmeno lui e quindi bisogna fare attenzione e stare sul pezzo per quanto riguarda il ritmo partita, perché l'Atalanta comunque è una squadra che corre, è sempre stata una squadra allenata come si deve e poi Palladino è tra virgolette un possibile erede ecco, di Gasperini dal punto di vista dell'idea di calcio e ciò che vediamo in campo. Uomo su uomo, tanta intensità e sa il fatto suo per quanto riguarda il ripartire, trovare gli spazi, creare la superiorità numerica anche quando è in possesso l'avversario, perché le spaziature, ne abbiamo parlato ieri e se volete ovviamente trovate il video sul canale, vengono fatte molto ma molto bene, o meglio, venivano fatte molto ma molto bene dalla Fiorentina. Poi c'è da vedere se c'è stato tempo e se è ancora prematuro per vedere l'Atalanta di Palladino, questo sicuramente perché è approdata adesso a Bergamo, quindi alla guida dell'Atalanta, però dobbiamo fare attenzione e serve il miglior Napoli con la miglior partita stagionale se vogliamo portare a casa 3 punti. Questo è quello che penso e credo che sia il pensiero un po' di tutti. Se ti presenti contro l'Atalanta, contro questa Atalanta, motivata poi dal cambio allenatore, perché sappiamo tutti quanti, ne abbiamo già discorso ieri nei commenti, non discorso, ne abbiamo già discusso ieri nei commenti, c'è la motivazione in più, c'è il volerti far vedere dal nuovo allenatore per entrare in pianta stabile nell'11 titolare, ci sono tutte queste dinamiche da considerare e quindi a maggior ragione già è complicata la partita perché affronti tra virgolette una diretta concorrente perché l'Atalanta è lì per poter entrare possibilmente tra le 4 in Champions a rompere le scatole in Europa, quindi dobbiamo per forza vincere la partita per quanto mi riguarda, sia per la classifica sia per l'aspetto mentale e quindi auguriamoci che Conte abbia un tantino placato ecco, questi mal di pancia, queste situazioni dove qualcuno è scontento ed ecco perché io dico schierano Alanga e Neres domani dal primo minuto, magari domani giocasse il Napoli, schierano Alanga e Neres contro l'Atalanta dal primo minuto, così non possono parlare, se tu li schieri dal primo minuto e al limite la prestazione fino al 60, 70esimo che sia, è poco sufficiente, li hai fatti giocare e quando qualcuno vorrebbe alzare la cresta, puoi tranquillamente dire, senti però tu in quella partita così, in quell'altra partita così, hai dati alla mano per poter poi controbattere ad una situazione del genere. Se invece li releghiamo sempre in panchina, sarai sempre la seconda scelta, la terza in alcuni casi a sinistra perché viene preferito Elmas, Spinazzola, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso hai l'occasione perché Spinazzola è infortunato, Elmas lo devi tenere al centrocampo. Perché no? Io la pazzia, anche se di pazzia non si dovrebbe parlare perché
sarebbe un Napoli che dal punto di vista offensivo, con Højlund al centro dell'attacco, non avrebbe niente da invidiare a nessuna squadra per quanto mi riguarda in Serie A. Vedremo le scelte del mister, seguiremo ovviamente nei prossimi giorni. Restate sintonizzati, attivate la campanellina se vi siete appena iscritti, così dal punto di vista cronologico non vi perdete praticamente nulla. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!